Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio. Ragazzi, abbiamo la morte, periodo di tagli probabilmente per qualcuno, periodo di rigenerazione. Quando c'è la morte c'è come una sorta di trasformazione a livello energetico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se poi non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Ho pubblicato una guida che vi spiega come unire più oroscopi, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale di tarocchi e sui chakra e c'è anche il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale perché ho pubblicato in questo periodo i 4 oroscopi per il secondo semestre del 2024, quindi vi invito ad andare a vederlo nelle playlist. Ce n'è uno generale, uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e uno sul lavoro. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia generale. Sapete che può riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia, la crescita spirituale. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e poi vi do come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, 5 di spade, fante di bastoni, 5 di pentacoli, 9 di coppe, re di spade, giustizia e 9 di spade. Devo dire che partendo da questo 5 di spade e 5 di pentacoli, l'aria è un po' tesa per quello che riguarda la terza settimana di luglio. Potrebbero esserci delle questioni magari economiche, potrebbe essere un qualche tipo di scelta o di decisione che dovete affrontare o semplicemente uno stato d'animo che andrete a vivere per magari la disposizione dei pianeti nel cielo. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 5 di spade. Ah, ragazzi, prima che mi dimentichi di dirlo, chi mi segue da un po' sa che a marzo ho sospeso le sessioni individuali, a luglio aprirò le sessioni individuali, sono disponibile ancora, diciamo, in un periodo limitato di tempo durante la settimana, però comunque farò poi un video dove vi spiegherò meglio tutte le novità a partire da luglio. Però vi faccio uno spoiler, perché comunque luglio è già iniziato, per tutto il mese di luglio c'è in promozione la lettura semestrale, che è una sorta di fotografia per il vostro prossimo semestre. Si vanno a vedere varie aree della vita, la crescita spirituale, l'amore, gli affetti, il lavoro, l'economia, insomma è abbastanza ricca. Se ne volete sapere di più mi potete contattare via mail, ok? Bene, detto questo, andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo un asso di pentacoli, e un 7 di bastoni. È come se ci fosse una sorta di confusione su come concretizzare un nuovo inizio. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Forza.
c'è confusione intorno o a qualche cosa che avete appena iniziato, qualche nuovo percorso, che potrebbe anche essere qualche nuova proposta che vi hanno fatto, E poi qui con questa forza vi sento energici comunque nel voler, come se ci fosse passione, ma non tanta chiarezza mentale. Allora abbiamo la forza, il 2 di pentacoli, il 2 di spade e il mondo. Qui può riguardare o il fatto che dobbiate fare un passo, qui abbiamo una carta di chiusura e qui una carta di inizio e il tema è la morte, quindi come se ci dovesse essere un taglio con qualche tipo di situazione o di questione, se state facendo due lavori che vi stanno, diciamo che iniziano a essere dispersivi per voi, potrebbe essere il caso di concludere con uno di questi due lavori, soprattutto se sono due part-time e è ora di trovare un tempo pieno. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Papa e amanti. Allora, se fosse un progetto, ragazzi, sul quale avete confusione, sento che è più il vostro modo di vedere le cose, che con questo 5 di pentacoli mi richiama un po' a un modo di vedere di carenza, e qui ci potrebbe essere magari la necessità di affidarsi a qualche guida con questo Papa, a qualche tipo di mentore, di maestro, che vi aiuti un po' a riscoprire quanto valete e un po' vi aiuti a trovare, diciamo così, un'armonia. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Guardate, sinceramente per molte persone questa linea la vedo come una sorta di ricerca dell'anima gemella, come se qualcuno stesse cercando di manifestare una persona. L'anima gemella, per come la vedo io, non deve necessariamente essere un partner, può essere un figlio, può essere un collega, può essere X persona, ok? Poi mi hanno già chiesto di fare un video, di parlarne meglio, magari un giorno lo farò. Però comunque ho come la sensazione che qualcuno qui stia pensando a manifestare un'anima gemella per uscire da una carenza economica. Cioè, il punto è delegare a qualcun altro la vostra salvezza economica. Fatemi sapere se vi risuona, ma ho anche questo tipo di messaggio per qualcuno. 9 di coppe. Fante di pentacoli. E 3 di spade. Allora, ehm, ho come l'idea che ci debba essere un cambio in questo periodo del vostro modo di destreggiarvi nel quotidiano piuttosto che maneggiare il denaro. C'è come questa cosa un po' confusa, beh, diciamo verso metà luglio, come un desiderio di vederci più chiaro, ma anche un'incapacità, perché vi mancano le basi, perché vi mancano gli studi, perché vi manca il tempo, perché vi manca una visione di tipo ampia. Andiamo a vedere il Re di Spade, perché potrebbe essere qualcuno a cui vi appoggerete nella quarta settimana di luglio per vederci chiaro. Qui abbiamo il matto e il 10 di spade. Voglio andare a vedere anche la giustizia. Temperanza. E 7 di pentacoli. Allora,
Se è una questione legale di denaro, questo re di spade potrebbe fare riferimento ad un avvocato o a un consulente o qualcuno che vi possa dare qualche dritta per chiudere questa situazione, diciamo un po' altalenante, questa situazione un po' di carenza e di confusione che abbiamo visto all'inizio. Perché qui secondo me si tratta di questioni burocratiche, perché anche qui abbiamo la giustizia. Comunque se state aspettando delle firme, se state aspettando come che qualche capitolo si chiuda, qualche capitolo legale si chiuda, devo dire che con il 10 di spade, la morte, il re di spade, questo fantastico matto che mi parla di nuovi inizi, ragazzi, qui arriverà quel tipo di firma, sblocco burocratico che state aspettando. Ci vuole pazienza ed è necessario aspettare questo tipo di risvolto. Andiamo a vedere il 9 di spade, però ho la sensazione è che per molti arriverà una regolarizzazione dei conti. Abbiamo l'appeso che è di nuovo una carta di fermo, come la temperanza e il 7 di pentacoli, sono carte di stand-by, che vi dicono di aspettare un attimo, di aspettare che le cose facciano il loro corso. E 5 di bastoni. Datemi una carta per l'appeso. La morte nuovamente. Potreste anche essere voi, tra il re di spade e la giustizia, che sceglierete, perché avete anche la morte, di tagliare con qualche cosa, di chiudere qualche tipo di ciclo. Però è come se con questo gruppo di carte vi dicessero aspettate un attimo, perché comunque quando c'è il matto si parla sempre di impulsività. Quindi qualsiasi sia il momento di stress che andrete a vivere con questo 5 di spade o con questo 5 di pentacoli o con il 2 di spade, qualsiasi momento di down andrete a vivere nella terza settimana di luglio, aspettate la fine di luglio prima di prendere delle decisioni, prima di buttarvi in qualche cos'altro, perché qui qualche questione burocratica si risolverà. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dice. Mm. Pigri, guardate, ve le metto così, pigrizia e amanti, perché è un 9 di coppe, pigrizia. È come se qualcuno fosse pigro, per quello che qui sento che è come se qualcuno stesse aspettando un evento, un movimento dall'esterno per risanare questo vostro stato da 5 di pentacoli che potrebbe rappresentare una carenza economica, una carenza caratteriale, una dipendenza affettiva, una carenza a livello di come si pensa. Però in realtà si tratta di semplicemente lavorare sul vostro amor proprio, ma siete pigri. C'è anche un fante di denari, qui si tratta di imparare dei nuovi percorsi, delle nuove tecniche, probabilmente essendo già tanto stanchi non avete tanto voglia di buttarvi in cose nuove, però tenete presente che la cosa che noi rifiutiamo normalmente è quella di cui noi abbiamo bisogno. Cioè se, non lo so, per esempio, so che devo andare in palestra, ma non ho voglia, trovo 20.000 scuse ogni sera per non andare e sì, sono reticente ad andare, ma sono pigra, trovo scuse, è inutile che me la racconto, no? Ho solo da prendere, partire e andare, perché? Perché so che mi fa bene, perché so che rigenero tutto l'ossigeno nel sangue e via dicendo. È ora di come cambiare attitudine qui. Sento un po' come se si dovesse lasciar stare quello che è l'aspettativa dall'esterno, ma con questo fante di pentacoli iniziare a lavorare per se stessi, mi viene da dire. Va bene, andiamo a vedere un koan zen
per concludere la lettura. Immerso nell'acqua, allunghi le mani per bere. Si tratta di cambiare punto di vista, ragazzi, perché voi avete quell'abbondanza che state cercando, solo che è come se non la vedeste. E l'appeso effettivamente vi dà la possibilità di cambiare la prospettiva con cui vedete le cose. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione interessante. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video, potete anche lasciare una piccola donazione. Se poi avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail, oppure, se preferite andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!